Ciao a tutte e tutti voi. Esco un po' tagliato. Esco un po' tagliato. Eccomi qua da questa nuova ambientazione. Oggigiorno si dice location. Una zona non meglio specificata perché mi sono stancato di stare sempre nel solito luogo. Allora che ho detto, vado in un altro luogo. Sembra un deposito. Allora, per non schiacciare il bottone, vediamo, non rovinare tutto. Adesso non sto davanti al computer impostando, ma sto davanti, vediamo un po', perché voglio seguire da questo cellulare la live. Vediamo un po', perché non so, oggi volevo parlare di qualche argomento specifico, ma non avrò problemi di microfono come le ultime due volte che ho fatto delle live a cavolo. Vediamo un po', perché ci sono degli amici che si stanno litigando in una chat di brutto. 146 messaggi. Oh, ma io alle 13:33 ho lasciato quella chat e adesso loro stanno litigando, ma 133 eh, vediamo un po'. Sto in live. Andiamo di scrivere un po', poi vengo, se ci sono delle persone che so che mi stanno seguendo, però voglio da un gruppo hanno rimosso un sacco di persone. Vabbè, ecco la family, gli amici di Flaco, e poi vabbè tutti quanti gli altri. Ma cosa più importante, e vediamo di entrare nell'applicazione di YouTube. Vediamo con questo alone che mi dà la luce, no? Ecco qua che non c'è la miniatura. Ecco, mi guardo. Ciao, Federico. Ciao Federico, come va? Ciao, Walter Junior Salami. Ciao. Qua va tutto bene. E come va a te, Federico? Sei... Devo togliere l'audio perché se no fa eco. E qua c'è un'applicazione per non toccare i bottoni del cellulare, però ecco, ogni tanto salta, perché mi si è rotto un cellulare, il Samsung Galaxy U5360, nel bottone power. Allora, Federico Baggiacchi, ciao. Volevo parlare delle cose cattive che stanno succedendo nella nostra società, però ho paura che YouTube mi censuri. Allora, siccome ultimamente stavo caricando un mucchio di tutorial di gastronomia casareccia, ma in formato short, perché io ho visto, vediamo un po', perché non si può mettere la roba, non ti appare, non è come nel computer. Allora metto: ciao carissimo amico Federico,
E io cerco di fare molti short perché mi danno molte visualizzazioni anche se non si guadagna quasi nulla. Perché? Perché sembra che ho dei fantasmi qua accanto. Perché se io faccio dei video di gastronomia casareccia fanno 40, 50, 60 visualizzazioni. Gli short a volte fanno migliaia di visualizzazioni. Io ieri in 48 ore mi diceva che ho fatto 8000 visualizzazioni, adesso staranno sulle 3000 nelle ultime 48 ore, perché passano le ore, purtroppo passano le ore della nostra vita. Ma gli short tirano molto, tirano più che i video, uno tira l'altro, soprattutto se fai di gastronomia casareccia prima dell'ora di pranzo e prima e dopo l'ora di cena. Infatti i picchi più importanti che ci sono ultimamente nel mio canale di visuals sono in occasione dei video tutorial di gastronomia casareccia formato shorts, e oggi ne ho pubblicati perché mia madre ha cucinato la salsiccia, due salsicce coi broccoli. Gli ha dato una sbollentata alle salsicce, poi le ha saltate in padella con l'aglio e altre cose, c'è tutto nei video, e ha sbollentato i broccoli e poi ha saltato tutto in padella assieme alle salsicce tagliate in due a farfalla. Che bello, mi segue una persona nei miei soliloqui. Mi piace questo formato, stare lontano lontano dal computer, perché l'altra volta avevo connesso il cellulare al computer, ma mi ricordo quando in questa stessa sala c'era un tavolo e io facevo le live con la laptop, e venivano lenti perché è una laptop lenta, però stavo con un cellulare in mano, che poi ho regalato a mia zia quel cellulare, che era il Motorola Moto X seconda generazione del 14, e leggevo la chat per comodità, perché non so. E adesso invece sto facendo lo stesso, però con due cellulari, non con una laptop. La prossima volta mi filmerò col cellulare e leggerò i messaggi nella laptop. Ma ecco, il senso che ha la meditazione è un qualche cosa che sempre ha attratto la mia attenzione. Poi c'è più spazio sopra la testa di quanto ne veda nel monitor del cellulare, nello schermo. Sì, è perché lo metto così, vediamo così com'è. Ah, ecco. Non cambia niente, vabbè, si vede la proporzione. La meditazione passa per riscoprire quello spazio interiore che ti permette di riconnetterti con la tua interiorità, con la tua animicità. E io sfido l'intelletto di chiunque a seguire i nessi occulti che ci saranno tra le varie argomentazioni di questa live. Il fatto è che io non ho fatto i compitini. Come sempre non faccio i compitini, leggo a caso e non mi preparo un discorso da leggere, non ho mai fatto. Allora sono come Gabriele May a Homeless, che anche lui sembra che cavoleggi, cioè inizia a parlare come me e poi buonanotte al secchio, insomma. C'ho il riflesso degli occhiali, perché questi occhiali servono a proteggere. Adesso sono tutti grassi per mangiato la salsiccia. No, ma questi sono per mezza distanza, infatti spero non si siano graffiati. Sono per la mezza distanza, per leggere proprio al computer. No, non si sono graffiati.
vediamo un po'. Perché mi dà fastidio che siano sporchi. Oh, mi raccomando, intervenite in chat che adesso leggo subito. Mi sono pulito gli occhiali, mi sono dato una ripulita. Ma la meditazione, dicevo, significa andare anche al di là del razionale. Per esempio, andare al di là del nulla. Chi è che si può immaginare il nulla? Perché il nulla, il niente, è senza attributi, non ha forma, non ha colore, non ha suono, non si trova in nessuna parte. Ma oltretutto anche la definizione di nulla è qualcosa. Dire che il nulla non è questo, non è l'altro, non è l'altro ancora, e dargli sostanzialità. E se il nulla acquisisce una qualche sostanzialità, seppur impercettibile, diventa una contraddizione in termini, perché già lo puoi definire e il nulla non è definibile proprio perché è nulla. Tu quando dici che una stanza è vuota, ma appunto c'è la stanza, tu immaginati di aprire una porta e dentro non c'è assolutamente nulla, ma proprio nulla che si possa avere coscienza di nulla. Cioè anche il colore nero è un'assenza di colori, ma non è nulla. Cioè associare il vuoto supremo metafisico, lo spazio siderale col nulla, e con il colore nero è un errore, perché il colore nero è mancanza, o è l'assorbimento di tutti i colori o è la mancanza di colore, ma è pur sempre qualcosa. Invece il nulla non è, non dovrebbe avere colori, ma neanche essere in colore, perché non è la mancanza di tutti i colori o l'assorbimento tantomeno di tutti i colori, perché dovrebbe essere una privazione assoluta, ma anche della stessa idea di privazione. Ecco perché nella natura il nulla non esiste, il vuoto non esiste, il niente non esiste. Anche nello spazio siderale esisteranno ogni 100 miglia magari una particella piccola così di materia, ma dire che lo spazio è vuoto, no, c'è della materia impercettibile e distribuita in distanze siderali, ma pur sempre c'è materia, anche se non è visibile a occhio nudo, come per esempio gli interventi nella chat. Ci sono, non sono visibili. Poi io non so con che titolo vado in onda. Ah, me l'ha messo in spagnolo il titolo. Sì, perché il titolo è in automatico. Vediamo un po' se riesco a condividerlo. Se riesco a condividerlo. Vediamo, perché molte volte le persone sono avvertite mezz'ora dopo, un'ora dopo. Allora, vediamo, dovrei andare qua. Col cellulare si fa tutto più difficile, tutto è lento, non si apre.
C'ho già 3131 iscritti. E come mai non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è? Salva in una playlist, domande e risposte. Vediamo, vediamo. Domande e risposte. Ecco qua, elaborazione video in corso. Eh, monetizzazione facciamo on, che cavolo, insomma. Allora, guide pratiche stili no, facciamo persone blog perché ancora non so bene che argomenti tratterò. Filosofia, meditazione, ma più che altro lo faccio perché da molto tempo che non carico, che non faccio una live. Vediamo un po' se riesco. Tutto così faraginoso, scusatemi, di solito io ci arrivo a fare queste cose all'inizio. Community, eh, ecco qua. Si è creata la pubblicazione anche se non c'è la miniatura, ma fa niente perché vediamo a che cosa porta. Porta, esatto. Allora, ci sono degli aspetti della meditazione che possono sembrare contraddittori. G Mario, ah, ecco, scusate se mi sono assentato perché volevo mettere in community il video, in community di YouTube. Allora, ciao Psycho, che mi chiede sempre di tagliarmi le unghie, ma io le ho corte, le ho, capito? Le ho. Adesso siete in due in live. Benissimo. Psycho, Igor e Sardog. Ciao, ciao. E poi G Mario. Ciao. E saluto anche il nostro carissimo amico Gabriele May. Poi tutti quelli che vogliono essere salutati intervengano nella chat. Allora, Psycho o Psycho, Igor e Sardog e anche G Mario e Gabriele May, che io commento sempre i suoi video, ma lui non si degna mai di commentare i miei video. Lo dico senza una punta di ironia, con tre punte di ironia, però non lo faccio vedere. Allora, trash anarchico pasquale gruelicamente pasquallido, buonasera, sto bene.
Tu come stai? Grazie per avermi donato del denaro l'altra volta. Adesso non ti posso scrivere, ti scrivo ciao amico, perché ti sto rispondendo dal cellulare. Ciao carissimo amico mio. E mi sto filmando con un altro cellulare che potrei leggere la chat qua facendo, non so che bisogna fare. Qua dice chat, tutte le chat, però si vede proprio, debbono correggere l'applicazione di YouTube perché si cancella subito. Allora devo avere un altro cellulare, per fortuna che ne ho due. Per fortuna che adesso questo è un Motorola Moto E7 Power comprato nel 21. Ma poi che cos'è questo che io avevo tolto? Ah, c'ha l'auto zoom. Vedete che questo nuovo cellulare, che indovinate che cellulare è quello? Un Motorola Edge 30 Fusion, che adesso è uscito il 40, ma dicono che è meglio il 30 per certi versi. Vediamo un po'. Ma no, quello dovrei vedere la camera, poi va a finire che blocco la ma c'è il seguimento quasi automatico, perché fa zoom, se vado indietro mi insegue, se io vado davanti cerca di mettermi a fuoco, quindi c'è la messa a fuoco in automatico, cosa che questo cellulare non aveva. Allora spero, trash anarchico pasquale gurelicamente pasqualido, che anche tu stia bene come sto bene io. Eh, certo, più che sera è notte quasi, insomma, però. E dicevo del concetto del nulla nella metafisica, soprattutto buddista ma anche indù. Perché non mi sono preparato nulla, e io leggo tutti i giorni, ma non ho un'argomentazione della quale parlare. Poi ho voluto cambiare ambientazione, uscire da dove ho i libri, e quindi non vi posso mostrare i libri, ma la prossima volta forse farò una premiere. Perché faccio questa live? Perché sono tanti giorni che faccio soltanto degli short. Gli short di gastronomia casareccia mi fanno avere molte visuals e recuperare le ore di visualizzazione. Certo, in quanto alla monetizzazione non rendono quasi nulla, perché dovrei fare milioni di visualizzazioni per avere 100 dollari. Invece grazie agli short acquisto popolarità e ore di visualizzazione. E invece se faccio dei video hanno dalle 20 alle 200 riproduzioni in una settimana, un po' pochine, non come le migliaia di visualizzazioni che possono avere gli short anche in solo un giorno. E se no andate a guardare nei miei short come stanno le cose, intanto che io cerco di trovare dei nuovi messaggi nel cellulare. Ma come potete vedere poi mi piace il bianco perla di questo Motorola Edge 30 Fusion. La live come si vede, dovrei mettere delle cose, delle decorazioni, perché si vede un po' povera come live, dopo tutto, no? Non credete? Mi trovo qua in questo ambiente che è un po' freddino e un po' anche freddo, proprio, ecco, lo potrei definire vuoto, ma non di un vuoto metafisico. È vuoto nel senso che non c'è nulla, che quello che ha è poco, ma c'ha le pareti. Parlavamo prima del vuoto metafisico, che proprio è un'assenza totale. Non posso vedere il riflesso dei miei occhiali, ma non posso neanche vedere se mi tolgo gli occhiali. È proprio un vuoto anche di se stesso, il vuoto metafisico. Il nulla metafisico poi è un'assenza anche di se stessa, cioè come definire un qualche cosa che non è definibile. È una sfida per l'intelletto.
è una sfida per la mente, è una sfida sapere come avere 100 persone in live in una sola volta. Certo, io gli ho messo il titolo in gliela messo il cellulare, dovrei vedere, dovrei insomma il cellulare birichino, vediamo un po' di perché sta realizzando una trasmissione dal vivo. Ecco qua, almeno ho cambiato un po', perché quelli che sanno parlare in italiano leggono il titolo in spagnolo, che io avevo messo configurato l'idioma in spagnolo per avere più audience. La chat dal vivo è stata spostata. Ah, l'hanno messa sotto. Allora dicevo, come trascende la mente al di là del tutto, come va al di là del tutto nel nulla, come può fare la mente un salto concettuale nel nulla che non esiste, ma non esiste proprio perché non ha perché la natura intrinseca del niente, del vuoto e anche del nulla sono in non esistere. Quindi il nulla non esiste in quanto tale, ma proprio perché non esiste in quanto tale sussiste. E la mente come può attraversare il tutto, la molteplicità di tutto ciò che esiste anche in potenza? Perché le cose che possono esistere magari non esistono oggi, magari non sono esistite ieri, ma esisteranno domani. Eppure il niente non è mai esistito, non esiste e non esistirà. Ciò nonostante ci si riferisce al niente come un ente, ed è una contraddizione, perché in quanto ente non esiste e in quanto non ente esiste, se no non staremo a parlare del nulla, del niente, del vuoto, di nessuno. Tutte le negazioni assolute non sussistono di esistenza propria, ma neanche altrui, perché non ci sono dei punti di riferimento al di fuori di essi o al di dentro di essi, perché dire il nulla assoluto a che lo si può paragonare? Al tutto assoluto? Il tutto assoluto è un'infinità di cose esistite, esistenti e che esisteranno. Quindi miliardi di universi infiniti, infiniti di universi infiniti dentro universi infiniti, infinitamente infiniti, con altrettanti universi dentro, e via dicendo, senza fine, infinitamente potremmo parlarne e moltiplicare tutto alla miliardesima potenza e ancora non saremo arrivati a nulla. Ma appunto ho citato nulla, e il nulla è il contrario all'infinito, oppure è semplicemente in qualche cosa che non esiste, che è soltanto una semplificazione mentale, e che quindi c'è soltanto l'aspetto positivo del mondo. Quello negativo, il nulla, il niente, il vuoto, sono concettualizzazioni nostre. O esiste la negazione del tutto? Dove trovarla?
nella nostra mente, fuori da essa. E quando meditiamo, che pensiamo di avere raggiunto il nulla come emancipazione dal mondo, che stiamo facendo? Di che stiamo parlando? Quale realtà stiamo percependo? Qual è la nostra percezione del mondo, del nulla, del niente, del vuoto? Veramente si può raggiungere un vuoto metafisico? Oggi ho pubblicato nel mio profilo di Instagram 5 video di tutorial di gastronomia casareccia. Altrettanto ho fatto in YouTube. Gli stessi video li ho pubblicati come short di 1 minuto di gastronomia casareccia. Questo lo dico a parentesi: se vi interessano dei video di gastronomia casareccia, guardate i miei short, perché saranno mesi ormai che sto pubblicando a volte anche 20 video al giorno di gastronomia casareccia, e alcuni di loro hanno superato le 2000 visualizzazioni. Adesso io vi potrei parlare di autori in specifico come Osho Rainish, come Gurdjieff, ma lo stesso Buddha Siddhartha Gautama parlava appunto del vuoto, la meditazione sul nulla. Perché è importante la meditazione sul nulla? Per raggiungere il nulla? No, perché non può essere raggiunto da nulla, se no non sarebbe nulla, sarebbe il tutto o parte del tutto. Ma per svincolarsi dalle cose, pensa nella loro assenza, pensa nell'assenza delle cose assoluta, e raggiungerai concettualmente il nulla. Quindi il nulla è una vacuità mentale, uno svuotamento mentale, più che un vuoto, uno svuotamento da tutti quei concetti e anche preconcetti, perché tutti i nostri concetti sono già precostituiti. Per esempio, meditare e interrompere la costante proiezione della nostra coscienza. Mi zooma il cellulare, se mi allontano mi zooma. La costante proiezione delle nostre aspettative sulle cose, e poi la introspezione della realtà esterna. Noi assorbiamo con gli occhi il mondo esterno, lo facciamo entrare nella nostra mente, nel nostro cervello, lo elaboriamo in base ai nostri preconcetti, e poi proiettiamo la nostra interpretazione sulle cose esterne e pensiamo che la nostra visione delle cose sia oggettiva, ma non è oggettiva. La nostra visione delle cose è soggettiva ed è determinata dalla nostra esperienza, la nostra età, l'epoca nella quale abbiamo vissuto, il luogo nel quale abbiamo vissuto, l'istruzione e i nostri preconcetti. Noi vediamo un albero e pensiamo assomiglia alla quercia che stava nel giardino di mio nonno, ma quella quercia in particolare, oppure quel pino che gli assomiglia, non hanno nulla a che vedere con la pianta del giardino di tuo nonno. E quindi noi proiettiamo interpretazioni sulle cose. Meditare è anche guardare la realtà senza aspettativa, quindi stuporosamente, senza aspettarti nulla, senza interpretare nulla. In poche parole, c'è una meditazione estrema buddista che ti porta in quei momenti a percepire la realtà come uno scemo, cioè guardando tutto, vedendo nulla, eh, vedendo senza interpretare le cose. E questo ogni tanto porta la nostra mente a calmarsi. Vediamo da quanto sto in onda: da 34 minuti, poco per una live. Porta la nostra mente a calmarsi e a, diciamo, non avere delle false aspettative,
io ho un momento che è troppo tardi e ciò è troppo tardi e c'ho questa finestra aperta. Dicevo, la percezione del mondo crea delle aspettative false. Quante volte con la coda dell'occhio vediamo un movimento e invece era un oggetto che stava fermo lì da secoli? Magari abbiamo paura di notte in una stanza buia nella nostra camera da letto, o che sia un topo, o che chissà che cosa da ragazzini, no? E invece proiettiamo sopra una svista, proprio perché con la coda dell'occhio si percepisce il movimento, ma se noi non interpretiamo quello che stiamo vedendo, magari era un tavolino. E allora quante volte di che parlavo? Aspetta, la nostra percezione, proiettiamo oggetti mentali sulle cose, e quindi è per quello che ci sono delle forme di proteggere la nostra mente, per esempio i mantra. I mantra di solito nell'induismo e nel buddismo si recitano con un mala, yapa mala. Questo è un yapa mala. La prossima volta vi porterò dei libri perché me l'hanno chiesto in tanti. Però ecco, come vedete, questo cellulare è bello, è divino, fa zoom. Si adatta, cerca di mettere a fuoco, quest'altro no. Adesso vediamo se mi mette a fuoco, perché o sono io che sono ciecato o non mi sta mettendo a fuoco. Allora qua si deve di solito girare attorno a questo che sarebbe lo stupa, il monumento funebre del Buddha, no? Qua, o magari di un santo buddista, insomma. E poi recitare, sono 108 grani di solito, ma possono essere anche di meno o di più addirittura. Recitare il mantra mettendo coscienza e consapevolezza nel mantra, per esempio Om Mani Padme Hum, che è uno dei mantra più importanti della tradizione tibetana. Om Mani Padme Hum si possono recitare a voce alta, mormorandoli, o mentalmente. Io li recito a voce alta così voi mi sentite chiaro e forte. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Poi a misura che si acquisisce abilità si può accelerare nella recitazione dei mantra. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. L'importante è rimanere sempre concentrati sul mantra, sulla recitazione. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Anche il gesto, no? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'è chi lo fa passare sotto l'indice per tenerlo bene, che non scivoli. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ce ne sono tanti. C'è anche Namo Amida Butsu dei cinesi, Namo Amida Butsu del Buddha Amida, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Ah no, Namo Amida Butsu è in giapponese, Namo Mitofo è in cinese. Namo Mitofo, 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 Namo Mitofo. E poi ce ne sono tantissimi altri, cioè basta cercare sul web mantra. Ora il signore
Ciao signore, il signore, benissimo, mi fa piacere averti in live. Benissimo, stavo spiegando i mantra, siamo passati attraverso il concetto della vacuità nella metafisica. Tu che fai di bello? Poi vedo che c'è un'altra persona, non so chi sia, se è Pasquale Trascico, trash anarchico Pasquale Gruelicamente, oppure se è Federico. Mi fa piacere averti qua, il signore vi ricordo a tutte e tutti voi che se potete aiutarmi, avete la possibilità di abbonarvi a questo canale di YouTube. Potete mettere sotto un mio video il super grazie, potete scegliere tra 7 livelli di abbonamento o di super grazie, o ci sono 7 livelli di super chat e di stickers. Metafisica, Conny Mendez in TD, mi sono appena connesso. Intendi? Sì, intendo metafisica, sì, le stavo parlando della meditazione, più che altro buddista ma anche indù. E poi stavo spiegando i mantra. Namo Mito, Namo Mito. Ciao amico mio, buonasera a tutta la chat. Ciao Giuseppe Flaco Montefiore, mi fa piacere averti qua. Eh, ciao carissimo amico, Flaco, è un piacere averti qua. Mi spiace che non posso mettere la rolla Giuseppe Flaco Montefiore perché sto con un cellulare, trasmettendo da un cellulare. Però caro Giuseppe Flaco Montefiore, approfitto che stavo qua un po' organizzando una... grazie a te Giuseppe Flaco. Qua stavo stemporeggiando, no? E ti vorrei chiedere quando fai di nuovo delle live, perché ci manchi a me e a tutta la comunità che ti seguiva, anche a Costantino Ru, che saluto. Ciao, nel caso in cui decida di guardare dopo questa live quando sarà premier, che mi farà ridere un sacco perché insomma io non mi improvviso mai, mi improvviso, perché io avrei dovuto fare i compitini, avrei dovuto preparare delle cose che sto leggendo e invece no, parta in live così e trovo un argomento a caso. Mancano tanto anche a me, prima o poi riprenderemo. Eh sì, è vero. Poi perché insomma a me piaceva stare nelle vostre live, più che altro perché si stava in tanti, almeno eravamo 40, 20, 30, 150 alla gallina canta. Invece io faccio delle live e mi va peggio che a Costantino Ru. A Costantino Ru se eravamo in 20 era pure troppo, ma a me dalle 2 alle 4 persone, quindi faccio le live soprattutto per stare con la gente, e le tue live erano piene di gente. Invece le mie purtroppo qualche volta ho avuto 40 persone, ma mi sono chiesto anch'io perché, come mai, che è successo. Infatti sono state poche live, più che altro vanno molto le mie premier perché le annuncio da una settimana a un mese prima, quindi la gente si tiene preparata. Seguirmi mi seguono. E se tu caro Giuseppe vuoi dei tutorial di gastronomia casareccia, ultimamente non li carico più in formato video perché ho caricato anche di 20-25 minuti un tutorial di gastronomia casareccia e l'hanno visto non so se poi alla fine 200 persone in quanti mesi. Invece carico degli short di gastronomia casareccia, tutorial, e a volte hanno migliaia di visualizzazioni. Purtroppo come tu saprai gli short non apportano denaro, ma la cosa più incredibile è che negli ultimi 4 mesi ero caduto a 2600 visualizzazioni.
e grazie agli short sto quasi a 4000 di nuovo. Quindi gli short ti danno tempo di visualizzazione ma non ti danno monetizzazione. Bisogna insistere ed avere argomentazioni, è vero, bisogna sforzarsi, perché io argomentazioni li ho, ma il bello è che se non scrivo c'è un blocco notice, devo avere dei blocchi notice a portata di mano o registrare nel cellulare, perché mi vengono delle buone idee, ma se non le sviluppo mi scordo pure di che si trattava. Durano troppo, la gente vuole tutto e subito. Esatto, esatto, la gente vuole tutto subito. Infatti questi short che io faccio di gastronomia casareccia vanno forte prima e dopo gli orari dei pasti, colazione, pranzo e cena. C'ho addirittura 8000 visualizzazioni ho fatto ieri, ma di short vecchi di gastronomia casareccia, eppure quasi nessuno guarda i video larghi. Puoi fare sondaggi. Sì, ne ho fatto e uno come ho seguito i consigli di un pelato che parla nel canale di Vida IQ, effettivamente funzionano i sondaggi. Grazie del consiglio, il signore. Per come fare i sondaggi, questo lo dico anche a chi mi seguirà anche dopo. I sondaggi si fanno per fare vedere il video, perché di solito io, come ho fatto adesso, metto il video in community, non lo guarda nessuno, però il sondaggio è diverso. Per esempio, ti piace di più la carne di manzo o la carne di pollo grillé? Guarda il video e rispondi al sondaggio. Allora lì c'è un po' di intriga, perché la gente dice, per rispondere al sondaggio meglio, per fare una bella figura, che guardo prima il video, e lì metti un video tutorial di come fare grigliata la carne di manzo e di come grigliare la carne di pollo. Allora guardano il video e poi rispondono, fanno quello che tu vuoi, guardano il video. Se invece metti il video solo in community, non guardano il video perché è troppo largo. Invece se c'è l'incentivo di rispondere bene a un sondaggio che ha una risposta giusta e quattro sbagliate, guardano il video. Poi se il video è corto, io ho imparato che bisogna farli di 8 minuti al massimo, ma non tutti, perché a volte la pubblicità nel mezzo non è che ti dà molto, sempre che YouTube la metta. Bisogna farli di 5 3 minuti addirittura. C'è un canale di un youtuber famoso che non mi viene proprio in mente come si chiama, che li fa di 2 minuti e mezzo 3 minuti i video, ma lui è molto famoso, c'ha milioni di iscritti, e quindi voglio dire, è molto più facile vedersi 10 video di 3 minuti fatti magari tutti lo stesso giorno, oppure vederne 10 di 5 minuti o addirittura di 15 minuti. È logico che puoi fare un video di 15 minuti una volta a settimana o due e magari te lo guardano, ma non hai tante visualizzazioni. Se ne fai 3 o 4 anche al giorno, come se fossero degli short, addirittura in formato verticale, ma come video di 2 minuti e mezzo di argomenti diversi, magari te li guardano tutti, perché 2 minuti chi è che non li trova? Io la notte mi metto a letto alle 9:30 10, vedo video di YouTube, ormai leggo poco, ma se guardo un video di un'ora guardo solo un video. Invece un video tira un altro, se sono di 15 minuti 10 minuti, e alla fine ne ho visti 30 e ho fatto le 2 del mattino. Allora il signore dice, forse puoi fare una live con altri amici youtuber abituati alle live. Certo, io avrei potuto avere l'opzione di invitare gente per fare questa live, ma adesso non so come invitare persone in questa live, perché dovrei utilizzare delle applicazioni che funzionano nel computer. Adesso vorrei invitarti per esempio nella live, non so come. Allora vai al canale, blocca messaggio, segnala, rimuove, metti utenti in timeout, nascondi.
aggiungi come moderatore, ma non so come invitarti a partecipare della live, perché mi piacerebbe. E quando ho iniziato la live diceva vuoi fare una live condivisa, e io ho detto no, perché tanto difficilmente ci sarà qualcuno. Vediamo, filtra chat, no, moderazione della community, no. E non so come adesso, purtroppo dovevo farlo dall'inizio. Ah, adesso per esempio non devo fare clic in tippare in chat, ma in messaggi trovo la chat. Te lo posso consigliare, puoi chiedere a lui che ha fatto love insieme ad altri, puoi chiedere a lui. Ah, bene, c'è un mio amico che se ne intende di queste cose, il signore. Sì, sì, no, avrei dovuto iniziare la live condividendola, solo che non avrei saputo chi è che si sarebbe trovato insieme a me a fare la live. Comunque, diciamo, live a parte, e grazie dei vostri contributi, che recitare il mantra serve a astrarre la mente dai rumori di fondo che ha la mente stessa, che la mente è come un universo enorme, pieno di oggetti mentali, ma con un rumore di fondo costante. Allora questi pensieri in secondo piano, che fanno sì che un cellulare o un computer o una laptop si blocchi, si congeli, possono congelare anche la nostra mente, emozionalmente e razionalmente parlando. La meditazione serve a bloccare quei pensieri in secondo piano, quelle sensazioni in secondo piano e quei sentimenti in secondo piano. Il signore, ti metti d'accordo prima. Ah, giusto, sì, cioè prima di iniziare la live mi devo mettere d'accordo, e poi quando inizio la live condivisa e invito le persone che possono partecipare. Buonasera Enzo Rapacciuolo, buonasera, come va? È un piacere averti qua. Non posso scriverti direttamente perché vediamo, sto con cellulare scrivendo. Buonasera carissimo amico Enzo. Enzo, ciao Giuseppe Flaco Montefiore, il re delle live, come stai? Caro Enzo, non vedo l'ora che Flaco inizi di nuovo a fare le live come una volta. E quando c'era lui le live erano un'altra cosa, e veramente ci si divertiva tanto. Io faccio delle live ogni tanto, ma difficilmente supero le 40 persone, di solito sto entro le 3 o 4 persone. Ciao San, ben detto. Eh sì, con cosa ti filmi? Webcam? No, con un altro cellulare che ho comprato, che mi ha regalato mia madre quest'anno a marzo per Natale 2022 e compleanno 26 gennaio 2023. Non ve lo posso fare vedere perché non so come si gira. Ah, ecco, eccolo qua, lo vedete il cellulare? Ecco, si tratta di un Motorola Edge 30 Pro, no Pro, scusate, di un Motorola Edge 30 Fusion, sto fuso io. Adesso stanno uscendo i cellulari della linea Age 40, quindi starà per uscire un Age 40 Fusion. Però ho letto in internet, sul web, che è meglio
del 40 è meglio il 30, anche perché adesso si trova meno il 30, legge 30 fusion, questo che vedete davanti a voi, che mi sto filmando con un anello di luce, piuttosto che il 40, perché i miglioramenti nel 40 sono soltanto di un 5 o 10 per cento e costa di più. Allora per un 5 o 10 per cento conviene prendere il Motorola Edge 40 Fusion soltanto fra un anno, quando uscirà l'Edge 50, perché altrimenti stai pagando una primizia che non è molto più potente di questo. Poi la sapevate la novità? Eh, forse ci ha visti il giorno prima. Purtroppo io faccio le live al momento, il signore Enzo Rapacciuolo. I Motorola sono cellulari mitici, vero? I cellulari Motorola sono i migliori, anche i Samsung, però ho preso il Motorola per la terza volta perché il mio primo Samsung è stato il mio unico Samsung, è stato il Samsung Galaxy Young 5360, che aveva una memoria piccolissima. Poi si è rotto il bottone del power, ma il mio primo Motorola che mi ha regalato mia madre nel 2004 è stato il Motorola C350, quello piccolino proprio argentato. Poi ho avuto a fine 2015 un cellulare del 14, il Motorola Moto X seconda generazione, e poi nel 2021 grazie a YouTube e anche a mia madre ho comprato questo, il Motorola Moto E7 Power. Perché comprai a fine 2015 il Motorola Moto X seconda generazione? Volevamo comprare il Samsung Galaxy Note quarto, mi sembra, però il rivenditore innanzitutto costava di più del Motorola Moto X seconda generazione, ma il rivenditore ci ha anche detto che era meglio il Motorola Moto X seconda generazione perché era nuovo, aveva un sistema operativo più aggiornato e era Android 6.0, che non mi sembra il Note quarto che aveva il Android non so se 4.0 4 qualcosa del genere, quindi ero. E poi adesso quest'anno questo Motorola, quindi questo è il mio terzo Motorola e il secondo, me ne sono rimasti due perché il Moto X seconda generazione, mia madre ha voluto che glielo regalassi a mia zia, una sua sorella, che poi ha litigato questa zia proprio perché ha detto: mi hai regalato un cellulare, adesso mi derubano per la strada, mi seguono in casa. Cose da matti. Ciao San da Psycho e Igor. Ciao Psycho, come va? Ciao Psycho, ciao Igor, grazie di seguirmi, grazie mille, grazie per stare con me, grazie per supportarmi e anche per sopportarmi, per essere presenti in quella benedetta chat di Telegram nella quale io voglio riconciliare tutti, ma tutti se la danno di santa ragione, e io non dico in che modo, in che forma se la danno, perché non è il caso. I supremi algoritmi di YouTube si potrebbero imbippare. Igor, ah sì, perché non è inglese, io all'inglese lo pronuncio Igor, invece è Igor, non come Amen per esempio, che non è Amen, Amen, è Imen, Himen, è una, gli inglesi hanno una E, soprattutto se è preceduta dall'H, che non è né A né I. Imen, si inizia come una I, si apre come una E, come is, yes, c'hanno questi suoni
sono ambigui gli inglesi, infatti hanno 26 forme di pronunciare le vocali, 26 San, parli del Kama Sutra e lo scris. Una cosa che posso dire che mi viene in mente perché non mi sono preparato, queste live le improvviso, non mi scrivo nulla, non è come le premiere che faccio un video e poi va in premiere anche un mese prima. Le live le faccio così, mi ero messo a parlare della meditazione prima del vuoto metafisico, poi della meditazione per come superare il tutto e raggiungere il nulla, poi insomma tutto un discorso, ma improvviso. E quindi che posso dire, non ho fatto i compiti per fare la live, ma posso dirti una nota curiosa, che l'autore del Kama Sutra è stato un monaco indù asceta, cioè si crede addirittura casto, che aveva fatto voto di castità e quindi non aveva mai fatto sesso in vita sua, e ha scritto tutte quelle variabili che si possono apprezzare nei libri illustrati del Kama Sutra, che poi ci sono edizioni moderne anche fotografiche o perlomeno con dei disegni. Io l'altra volta in un video avevo fatto vedere, non so se in una live o in una premiere, che c'ho un libro scritto da un autore moderno che prende spunto dal Kama Sutra e dal tantrismo antico, perché anche se si crede il contrario, il tantrismo moderno in pratica già non contempla i rituali arcaici sessuali. Era un guardone allora, e sì, diciamo che la mentalità dell'India è molto strana per noi, ma per esempio la castità nell'India non è un obbligo per i religiosi, ci sono anche là religiosi che vivono la vita monastica e sono sposati. In Tibet di solito prima di essere riformati alcuni ordini religiosi si potevano sposare e avere figli, è solo una cosa recente, come anche per i cattolici. Però ecco, uno prendeva voto di castità per non generare karma né positivo né negativo e quindi per non dover rinascere in questo mondo, ma poteva trattare di argomenti di vario tipo, quindi non è che era condizione sine qua non per il religioso essere casto. E poi non è che c'erano dei temi tabù, lo faceva per accumulare karma o per cancellare il karma negativo e poter non rinascere più, andare diciamo nel nirvana, raggiungere la moksha nell'induismo, la suprema beatitudine. Il caso del bacio del Dalai Lama l'hai visto? Eh sì, il bacio alla francese del Dalai Lama che gli ha proposto al bambino, che è rimasto scioccato. Beh, come dire, io sono sempre stato un borghese laico, razionalista ed agnostico, in pratica ateo. Seguo le religioni e ho letto di temi religiosi soprattutto perché mi interessa l'antropologia e l'etnologia, cioè lo studio delle civiltà umane, ma non sono mai stato un credente di nulla. Mi ha interessato molto il buddismo, l'induismo e soprattutto le civiltà orientali asiatiche. Adesso vi devo lasciare, grazie di avermi seguito, mi dispiace di interrompere qua, ma rien ne va più.